Salve, buongiorno a tutti ragazzi, io sono FaroTube e oggi siamo qui insieme per andare a vedere il montaggio del telaietto. Abbiamo parlato di questo prodotto in una puntata precedente, troverete il link sotto in descrizione e nei commenti, in cui siamo andati a vederne le specifiche tecniche. Prodotto totalmente rivisto da me, ridisegnato per risolvere dei problemi e migliorarne notevolmente la ciclistica rispetto a quello che si trova tutt'oggi in commercio. Per questo motivo, se siete interessati a tale prodotto, sotto in descrizione e nei commenti trovate anche il mio contatto mail e il mio contatto sulla mia pagina Instagram dove potermi trovare e scrivermi. Detto questo, io direi che ci possiamo iniziare a sporcare le mani e andiamo a vedere come si monta questo rivoluzionario supporto motore. Ho preparato qui sul tavolo tutto l'occorrente per poter andare a installare il nostro blocco motore sul nostro telaio del booster. Ovviamente ci servirà il blocco motore, in questo caso Minarelli orizzontale raffreddato a liquido. Ho già installato in questo caso la basetta che ci permette di installare il carburatore posteriormente, quindi verso la ruota posteriore, così com'è in configurazione Piaggio. Vi lascerò il link della basetta sotto in descrizione, nel caso in cui vogliate utilizzarla. Successivamente ho già preparato qui per voi il telaietto assemblandolo, seguendo le istruzioni che erano fornite nella scatola, molto semplicemente, perché stiamo parlando di staffe da assemblare con i soliti perni, i soliti bulloni, con i distanziali, in questo caso 5 chiaramente, quindi seguendo le istruzioni è molto semplice. E dentro la scatola questo è quello che è un surplus rispetto a quello che serve per il montaggio del telaietto, che utilizzeremo per il montaggio proprio sullo scooter, quindi tutto il necessario per poterlo andare a installare. La prima cosa da andare a rimuovere sarà il telaietto originale, quindi lo andremo a svitare e tagliare le staffe in modo da avere il telaio pulito come vediamo in questo caso. Successivamente ci spostiamo sul blocco motore, dove sarà doveroso andare a limare questa parte di staffa, ok, di supporto, come in questo caso, che servirà per permettere il corretto montaggio del telaietto, lato destro. E in ultima cosa andiamo fin da subito ad installare i nostri spessori, che vediamo qui, che sono inseriti all'interno della scatola, del kit del telaietto. Come vediamo sono identici a 2 e a 2, 2 più grandi e 2 più piccoli. Come vanno posizionati? Quelli più alti, che sono questi, vanno posizionati verso il lato del cilindro. Mi raccomando, non sbagliatevi perché questi faranno anche da centraggio per la ruota. Cosa voglio dire? Andiamo a vedere. Li prendiamo. Andiamo a posizionare sul cuscinetto quelli più alti all'interno lato cilindro, quindi 1 e 2. E quelli invece più piccolini all'esterno, quindi uno lato trasmissione e uno lato marmita. Ora siamo pronti per l'assemblaggio del telaietto sul telaio.
Piccolo suggerimento: per agevolare l'inserimento di distanziali all'interno del telaietto vi consiglio di allentare leggermente questo dado e il suo relativo bullone dall'altra parte. Basta semplicemente un giro e mezzo. A questo punto procediamo con l'installazione. Ovviamente i nostri distanziali sui cuscinetti sono già stati precedentemente montati come abbiamo visto. Abbiamo terminato ora il montaggio del nostro motore. Ci mancherà semplicemente da dover installare la pinza e avremo completato il tutto. Come ultima modifica, se ce ne dovesse essere bisogno, vi rammento che è possibile installare tutto ciò che è il cablaggio della batteria, quindi della ricarica batteria, nel sottosella, quindi spostarlo in questa posizione, come state vedendo. Bene ragazzi, allora io direi che anche per oggi è tutto. In questo video abbiamo visto il montaggio del nostro telaietto sotto al telaio del booster, ma vi ricordo che nel precedente video invece siamo andati a vedere le specifiche tecniche del supporto motore. Se non l'avete ancora visto, vi invito a guardarlo. Trovate sotto in descrizione e nei commenti il link al video precedente, ma trovate anche il mio contatto Instagram dove vi invito a seguirmi e la mia mail dove potermi scrivere nel caso in cui siate interessati a questo telaietto. Detto questo, io vi saluto, alla prossima!